Buonasera a tutti, benvenuti su questo canale YouTube Riassunti di Storia. Saluto Istore e Mauro che già ci hanno scritto, ci hanno seguito prima che iniziasse questa live. Questa sera ci sarà con me il dottor Calabrese, che lo saluto e gli do la parola anche per presentarsi. Piacere, io sono Mattia Stefan Calabrese, storico specializzato nell'ambiente classico, indoeuropeo e anche in mitologia comparativa. Inizialmente più sul lato sociale, filosofico, religioso, un po' meno quello grandi eventi storici. Però stavolta vi parleremo di qualcosa di conosciuto e sconosciuto allo stesso tempo, l'esercito romano, da un approccio, diciamo, meno convenzionale, meno le battaglie, meno l'esercito, più la strategia difensiva. E a proposito, già che ne approfitto, sono anche l'autore, non so se si vede, già, lo metto di qua. No, non si vede. No, non si vede. L'enigma di... Mannaggia. Adesso sei scomparso anche tu. No, mandami il link in descrizione, lo lasciamo comunque in descrizione. L'enigma degli indoeuropei. Non lo sapevo questo, lasciamolo in descrizione così lo lasciamo nel link dove si può trovare. Sì, basato sulla bellissima live di 4 ore che abbiamo fatto la volta scorsa, una maratona pazzesca, e direi che possiamo incominciare. Bene, hai già introdotto egregiamente. Io ringrazio ancora il dottor Calabrese sia per la live, per la scorsa live, una live di 4 ore, ma veramente dal carattere forte, dove si può approfondire veramente questo tema degli indoeuropei. Ti ringrazio ancora per il modo Prego. approfondito e dettagliato che l'hai fatto, che veramente, considerando l'argomento, veramente super notevole. Grazie ancora. E oggi, anche grazie a te, affronteremo ovviamente questa punta dell'iceberg di questo grande tema. Parleremo dell'Ims occidentale, parleremo appunto, vedremo Roma da un altro punto di vista. Se siamo un po' abituati nel luogo comune a vedere Roma, questa superpotenza che entra, Cesare invade le Gallie, va fino alla Bretagna, bene, vedremo l'altro lato, quello più, se vogliamo, difensivo. Se, a mio avviso, credo è un po' conosciuto come Roma nel tardo antico, le varie riforme che ci sono. Quindi ci sono le truppe sul confine, viene mobilitato delle truppe mobili di cavalleria, poi delle truppe invece che seguono la corte imperiale. Ma vediamo ancora precedentemente com'era la struttura dell'esercito di Roma nell'Alto Impero, quindi se vogliamo primo, secondo e forse andiamo a sfociare nel terzo. Bene, lascio la parola al mio gradito ospite. Ok, prima o dopo. Allora, stiamo parlando del periodo di Augusto. Roma è appena uscita. Sì, live di 4 ore di Grazie. approfondimento. La Neanch'io so lascerò, come abbiamo fatto a farla quella live. la lascerò in descrizione per chi volesse recuperarla. Sì. Allora, Roma con Augusto è appena uscita da 3 guerre civili, ma la guerra civile tra Augusto e Marcantonio, poi prima ancora Cesare e Pompeo, prima ancora Silla e Gaio Mario, e prima ancora è stato un periodo di costanti conquiste. Roma è passata da una città che ha conquistato il Lazio, l'Italia e poi il Mediterraneo intero. Sempre espandersi, sempre conquistare. È un periodo che è improntato su una forte politica espansionistica e su una strategia che è ben precisa. L'Italia funge da nucleo, da centro, e da detto quanto la strategia è semplicemente conquistare tutti i territori circostanti e fare in modo che orbitino direttamente o indirettamente nell'influenza politica romana. Si creano Se regni posso, civili. scusami se ti interrompo, una precisazione che può essere molto superficiale, però interessante. Tutto questo, il grande periodo della grande espansione romana, quando Roma è una repubblica, quindi a differenza che si pensa all'impero, alle grandi Esatto. conquiste, proprio nella repubblica ci sono varie ragioni che possiamo trovare. Adesso non possiamo sviscerare, però è importante, a mio avviso, soffermarsi su questo. E come dici te, il modello che adopera, cioè si estende progressivamente alla cittadinanza, agli italici, agli alleati, è il modello di città effettivamente che viene tramandato. Infatti poi sarà forse anche il tracollo della Repubblica non poter gestire più un impero così grande con quelle determinate strutture. Prego. Perché alla fine, è una città dove praticamente i romani
governano, a meno che tu non sia ricco, non possa spostarti a Roma per fare politica, la gran parte della maggioranza della popolazione non ha veramente potere. Comunque, dicevamo, la strategia si basa sul conquistare, sottometterti con i territori circostanti, o anche quello di creare dei regni clienti, cioè dei regni che sono teoricamente autonomi, ma c'è un re filo-romano il cui compito è semplicemente quello di fare da stato cuscinetto, ma anche preparare alla romanizzazione del governo. Questo re governa, comincia a fare delle riforme, comincia ad avvicinare già l'amministrazione locale a quella romana, poi quando il re muore di vecchiaia, semplicemente il regno diventa una provincia romana, la sua famiglia diventerà un'elite locale. La difesa è principalmente di tipo offensivo, se c'è una minaccia, attacco il nemico, lo conquisto e lo trasformo nel tuo cuscinetto, o se mi te lo minaccio. Se vuoi attaccarmi, ne prenderai di santa ragione. Basta semplicemente tenere il nemico lontano dall'Italia, fin tanto che l'Italia non può essere attaccato da quanto va bene. Con Augusto, lentamente, in maniera graduale, comincia a esserci dei problemi a livello geopolitico. I romani sono straordinariamente bravi a governare i territori. Quando Roma conquista un territorio, comincia a costruire strade. Cioè, noi quando pensiamo all'impero, pensiamo a quello ottocentesco, il famoso impero britannico, cioè, il fardello dell'uomo bianco, deve civilizzare l'Africa e quella che viene saccheggiata. I romani fanno il contrario, loro sono onesti, noi siamo lì per le miniere, le ricchezze, siamo sinceri. Fatto perché conquistano, loro creano infrastrutture, vogliono che il territorio renda, quando loro conquistano un territorio vogliono anche rimanerci, sono lì conquistare per rimanere, l'elite viene integrata, e territori che erano poveri, confini che devono essere di cuscinetto, adesso però valgono parecchio, non puoi permettere che vengano invasi. Augusto sposta il confine verso il Danubio e per il primo e secondo secolo il Danubio diventa un esportatore di grano. La Gallia, dopo 50 anni, già non solo esporta grano, si affianca all'Egitto, ma anche un grande potere economico. Fin tanto che stiamo lontani dall'Italia, mi sta bene, non è più accettabile. Scompaiono i regni clienti, tutti quanti i regni clienti vengono assorbiti, e oramai le terre valide da conquistare stanno diminuendo. Ma sì, adesso conquisto questo territorio, ci metto un regno cliente, lo conquisto, lo faccio da scudo, non va più bene. L'Europa è troppo povera, non vale la pena invaderla per conquistarla, non è efficace a livello di costo. Di conseguenza vabbè, Germani sono una minaccia, conquista la Germania, come risolto che adesso ho un territorio poverissimo che mi costa da tuppare. Servono truppe permanenti sul confine e l'esercito romano non è adeguato. L'esercito romano è un esercito piccolo, efficiente, che entra nel territorio amico e sconfigge l'avversario. Se ho bisogno di truppe extra, uso gli alleati. Un piccolo esercito di professionisti non può difendere un territorio così grande. Passiamo alla slide successiva. Subito. Già qui vediamo alcuni problemi. È l'Africa. In Africa va tutto quanto bene qui. Nel primo secolo, primo e secondo secolo, i romani fanno una serie di esplorazioni, non solo in Africa, in realtà il primo e secondo secolo d.C. sono un po' l'equivalente del XVI-XVIII secolo per l'Europa, di grandi esplorazioni, sia tipo militare, sia tipo scientifico. Vengono fatte le esplorazioni in Africa sia per valutare un po' il pericolo, sapere quali stati sono là, sia per aprire rotte commerciali, o anche sempre per puro caso. I Garamanti attaccano le posizioni romane in Africa e i romani invadono i Garamanti, cioè che scendono più per vedere quello che c'è, e qui non trovano minacce. Che fonte abbiamo di questa esplorazione? Plinio il Vecchio? Plinio il Vecchio è la fonte principale, se non mi ricordo male. Le altre fonti sono un po' citate, un po' qua, ma principalmente Plinio il Vecchio, se non mi sbaglio. Grazie. E
abbiamo alcune indizi indiretti da Tolomeo. Tolomeo non ci dà molte informazioni, però dagli indizi che dà, dalle posizioni delle città che menziona, puoi già trovare alcuni indizi. Quindi quando lui menziona le città africane, se tu le guardi sono tutte quanti messe in fila, o da nord a sud o est a ovest, quindi capisci abbastanza che quelle sono rotte commerciali. Ti mette così. Poi c'è questa città, poi c'è questa città, poi questa città, quindi ti dà un po' l'idea che Tolomeo sta probabilmente usando diari di viaggio. Lo si vede un po' meglio con l'Indonesia, che è un casino, quindi in cui Tolomeo c'è una città, poi un'altra qui, poi un'altra là, e capisci che sta seguendo un diario di viaggio dove non aveva zigzag. Però altre fonti non ne abbiamo molte in realtà. Sappiamo solamente che a sud ci sono i Garamanti, sono berberi probabilmente, non sappiamo il territorio esatto che governano, probabilmente sono Niger, sud della Libia, parte forse anche dell'Algeria. Questi durante Augusto fanno dei saccheggi della costa africana, mandate delle corti e non se ne sa più niente. Semplicemente viene detto che i Garamanti sono sottomessi, non sappiamo i dettagli, però sappiamo che da quel momento in poi i Garamanti non attaccano più i Romani e sappiamo anche a livello archeologico che c'è un graduale aumento del commercio transahariano. Probabilmente queste spedizioni qua hanno anche aperto delle rotte commerciali. Poi nel III secolo verrà introdotto anche il cammello e quindi questi paesi non sono una minaccia. Sono pochi, Garamanti e Getuli, popolazioni nomadiche, non sono numericamente molto numerose, non possono chiedere aiuto ad altre tribù, ci sono solamente loro in quella zona. Il Sahara scoraggia gli eserciti, è un territorio enorme, non c'è tanta acqua, grandi eserciti più da sud non possono minacciare Roma. In compenso il Sahara non blocca il commercio. Il commercio dal I secolo in poi transahariano diventa sempre più redditizio. Questi popoli non hanno un interesse a fare arrabbiare Roma. Se attacchi Roma, attacchi il tuo stesso commercio. Più a sud, tra le popolazioni del Niger, non abbiamo informazioni perché lungo il Niger, le primi stati che abbiamo là, il Regno del Gao, il Regno del Ghana, il Regno del Mali, sono tutti quanti medievali. Forse c'è qualche città-stato, possiamo intuire dall'archeologia, quindi non c'è nulla di parte grande. Ti basta avere un paio di truppe in zona per minacciare Getuli e Garamanti, casomai pensino un po' storto, qualche truppa per controllare il contrabbando, ventilazzatori, e anche lì sono per la maggior parte messe nelle oasi. C'è un'oasi, ci mettono una pattuglia, senza l'oasi non si passa, senza l'acqua non si passa. Lungo la Numidia e l'Africa, dove c'è Tunisia e Algeria, c'è un vallo fatto in fango e collega con le fortezze, che serve più che altro per razziatori. Però la strategia originaria romana va ancora bene. Un piccolo gruppo di legioni, un paio di truppe ausiliarie, se minacci, ti attacco. Strategia repubblicana va ancora abbastanza bene, basta qualche piccola riforma. Buonasera professore, grazie per i complimenti. Prego, vai pure. No, passa alla slide successiva. Ah, scusami, mi sono incantato con i commenti. Ecco qua. Qui il Mar Rosso, questo problema non si pone. Lì c'è solamente il regno di Kush, o il regno di Meoro o il regno di Nubia, come si vuole chiamare. E questa è una minaccia. Anche questo è uno stato, diciamo, non dico particolarmente rilevante, cioè Mero e l'istituto archeologico come 5.000 abitanti, sai? Non è chissà che cosa. E anche lì non è che sia chissà quale centro, sono case in fango principalmente, però è un regno dove se ci vai con l'esercito e cominci a saccheggiare le città, questi ci pensano 2 volte. Lì semplicemente l'unica guerra che succede è sempre con Augusto. C'è il caos delle guerre civili e il regno di Kush ne approfitta anche con la regina Candace. Qui quello che succede non è chiaro. Quello che succede è che Roma prende dei tributi da Kush, o prima di dire Kush deve dei tributi al regno d'Egitto,
e ora il Regno d'Egitto è una provincia romana, quindi devi a Roma. Kush si rifiuta, attacca il sud dell'Egitto sbaragliando le truppe romane, decapita una statua di Augusto, cosa che ormai non apprezzano tanto. Questa testa anche è stata trovata, non mi ricordo in che anno, in un sito archeologico. I romani entrano, Batosta cade in un agguato, rivincita, i romani saccheggiano Mero e più altre città e c'è un trattato di pace che riconferma la regina Candace, dà alcuni territori dell'Egitto al regno di Kush e Kush non deve più pagare tributi a Roma. Alcuni l'hanno interpretato come ah sì, la propaganda romana che dice di aver vinto contro la regina Candace, ma in realtà i nubiani hanno vinto. Probabilmente no, perché non è tanto strano per i romani cedere territori. Cioè, i tributi non pagano più il tributo, però era un tributo verso l'Egitto, non verso Roma. L'Egitto da conquistato di poco, i territori ciuncessi non sono territori romani, sono territori egiziani, non è quello che era già successo a Corinne di Pergamo, quando i romani annettano il regno di Pergamo, metà dei territori ormai li danno a regni clienti vicini. Quindi quello che è successo è che Kush è un regno cliente e gli sono dati dei territori poco difendibili per farselo buono. Da lì allora Kush non se ne sente quasi nulla. Un po' come se fosse un po' come la Germania, come hai detto tu prima, o anche quella che adesso chiamo Scozia, che non mi viene il nome tecnico di quelle tribù. Sono regioni talmente povere dove effettivamente investire non Sì, non in c'è. questo caso, sì, Kush poteva ancora valere economicamente qualche cosa, però conviene più come stato cuscinetto, Certo. che diventa un appendice bella grossa da difendere. È un sto No, se cuscinetto. posso, Sì? avevo fatto anche un video tempo fa, anzi anni fa, all'inizio del mio canale, dove, tra virgolette, provavo a ipotizzare le varie ragioni per cui io mi ero soffermato sulla Germania, cioè la tesi del mio video era perché Teutoburgo è stata una battaglia così epocale. Per carità, i romani hanno perso 3 legioni, però comunque il germanico c'entra in Germania, non è la fine del mondo. Se i romani sono sopravvissuti dopo Canne, vorrei dire, della Teutoburgo, potevano Esatto. anche farcela. Lì E a mio avviso è, a parte le ragioni, diciamo, di sfruttamento, cioè la Germania è un paese molto povero, a differenza della Gallia o dei grandi regni mediterranei che c'erano precedentemente, ma a mio avviso anche dal punto di vista politico. Se una repubblica avere generali che si spendevano per avere un loro ritorno militare e loro anche un ritorno politico, pensiamo a Cesare, fa la campagna in Gallia per questi motivi. Ha bisogno di mettere sul tavolo della politica una forza militare, come era di fatto quella di Pompeo Magno. Lo stesso anche Crasso prova a fare come Cesare, solo che va contro i parti e finisce malissimo. A mio avviso, nell'impero, soprattutto nell'Alto Impero, dove la situazione dal punto di vista politico è molto anche instabile, avere un generale vittorioso per il princeps è un problema. Quindi, a mio avviso, nell'Alto Impero si cerca un attimo di frenare dal punto di vista politico questa espansione. Infatti, nell'Alto Impero, che è il massimo splendore di Roma, sono poche le conquiste territoriali in base alla potenza. Abbiamo Claudio che di fatto rettifica quello che aveva fatto Cesare con la Britannia, di fatto mette una pezza e dice no, la Britannia di fatto entra nell'orbita romana. Cesare era andato 2 volte, la seconda ha vinto decisamente, però era, se vogliamo, non era completamente controllabile. Traiano lo fa con la Dacia, la fa con la Mesopotamia, ma poi cade, non è così stabile. Quindi a mio avviso, chiudo, faccio breve, dal punto di vista anche politico, a un imperatore, a un princeps dell'Alto Impero, avere un generale vittorioso è un problema, quindi anche a questo punto mi scoraggio una conquista. Questo è un problema in certi periodi, soprattutto con Augusto, che però dalle guerre civili può essere un problema. Nel caso della Germania, dal punto di vista economico e anche del vittorie militari, potevano conquistare tranquillamente. Tra i vari motivi è semplicemente che Tiberio non era interessato, Tiberio non era proprio interessato a governare, lui si andava a Capri a divertirsi e basta, non lo voleva espandere ulteriormente, non gli interessava queste cose. La guerra era anche impopolare perché stava costando parecchio in termini di denaro. Volendo, se l'avessero conquistata, avrebbe potuto rendere la redditizia tranquillamente. Ci sono riusciti con le regioni danubiane, non c'è motivo per credere che non ci sia anche con la Germania. Motivo può essere anche a vari impegni militari. Nel caso della Britannia, un motivo perché non viene conquistata
e oltre che non è una minaccia a livello economico, non è redditizio. Sotto Nerone e Claudio, nel sud della Britannia, comincia a espandersi un po' un'economia monetaria, e quindi stiamo cominciando a dare redditizio, però all'epoca di Cesare ancora non ne valeva la pena. Poi c'erano anche vari impegni militari, i Romani vengono attaccati su vari fronti sul Danubio, ci sono impegni al territorio conquistato altrove, cioè il motivo per cui la Scozia non l'hanno conquistata, o l'Irlanda, perché Traiano va a conquistare Dacia e Medio Oriente, sono più redditizi. Adriano vuole consolidare, fare politica interna, più politica estera, e da Marco Aurelio in poi l'impero sulla difensiva e quindi non può più conquistare nulla. In questo caso, in realtà Nerone voleva conquistare la Nubia, vengono fatte 2 missioni esplorative, una tipo militare, un'altra tipo scientifico, che sono citate da Plinio. Una di queste raggiunge anche le foci del Nilo. I Romani raggiungono le foci del Nilo per primi. Il problema è che Nerone muore, quindi non se ne fa niente. Claudio pianifica una spedizione per la Nubia, come aveva voluto fare Nerone. Nerone ne ha più 2. Una missione di conquista per la Nubia e una per la Britannia. Claudio a questo punto subentra e lui decide di conquistare la Britannia anziché la Nubia. Probabilmente il motivo è semplicemente che la Nubia è ricca, sono buoni commerci, sono in buone relazioni. Ha molto più senso la Britannia, anche per rendere più difendibile il nord. Altri regni che Axum è lontana, buoni rapporti. Imyar o Arabia Felice, come la chiamano i romani. C'è un tentativo da parte di Augusto, come per la Nubia. Finisce malissimo, più per incompetenza del generale che ti ho affidato, e non se ne fa niente perché Augusto è impegnato a nord, alla precedenza, anche qui. Sono note che non sono una minaccia, come quelli subsahariani. C'è un buon commercio nel Mar Rosso, sono stati che non hanno interesse a fare pirateria, a danneggiare Roma. C'è anche un buon potere leggero, Roma può influenzare con l'economia, col denaro quest'area. Marco Aurelio organizza le spedizioni esplorative, occupa anche alcune isole nel Mar Rosso. Probabilmente l'obiettivo di Marco Aurelio è semplicemente espandere il commercio nel Mar Rosso e commerciare con la Cina e con l'India, aggirando i Parti. Tanto che scoppia anche una guerra contro i Parti, contro i Sassani, in quell'epoca, forse anche per impedire ai Romani di circonnavigare la penisola arabica. Abbiamo la Zania, che sarebbe Somalia, sarebbe il territorio dei Somali, quindi sarebbe come minimo Somalia, forse Djibouti, parte dell'Etiopia, forse il Kenya, non sappiamo esattamente cosa interessa con la Zania. È una fonte cinese che la menziona, però non sono riuscito a trovare la fonte diretta, quindi non so quanto sia affidabile. C'è questa fonte cinese che dice che la Zania è un protettorato romano. Improbabile che all'epoca la Somma al Corno d'Africa sia tribù varie più qualche porto, probabilmente più un potere leggero, un'influenza economica, ma quella zona è sotto l'influenza economica di sicuro. Qui sorvegliare un po' passivamente con i diplomatici, con contatti vari, vedere quello che succede, tenere truppe in zone più che sufficienti per garantire la sicurezza. Non ci sono minacce, il commercio redditizio, non ne vale la pena conquistare direttamente, sono territori che se Roma dice fate questo, non possono opporre resistenza, che chiedano aiuto. Qui le vecchie tattiche ancora romane funzionano bene. Slide successiva. Subito. E qui abbiamo la parte i famosi parti. Parti nel primo e secondo secolo, Sassani nel terzo secolo. Anche qui non ci sono problemi. Allora, spesso si parla dei parti, i parti, questo popolo che i romani non sono riusciti a conquistare, la famosa cavalleria partica. In realtà i parti sono a base delle schiappe. C'è del brizzo in tutto ciò. I romani in totale, anche se includiamo i Sassani, i romani conquistano la capitale dei Parti 4 volte. Non sono una minaccia. L'esercito partico è un esercito feudale che combatte a cavallo.
una volta neutralizzata la minaccia della cavalleria partica con una cavalleria romana equivalente, non sono un pericolo. Fanteria non ne ha di parte forte o rilevante. I Sassanidi avranno una fanteria migliore, ma anche lì non è tanto equivalente. Storicamente i parti devono essere più invasi dai romani che invadere. I parti non hanno rivendicazioni territoriali, non vogliono territori particolari dei romani, si è contento di dare fastidio. Carasso sconfitto, guerra civile tra Augusto e Marcantonio, vabbè, saccheggiano un po' la Siria, rivolta giudaica, si danno un po' qualche sostegno, crisi del III secolo con la regina Palmira a est, fanno qualche incursione, ma per sé non attaccano molto. Se Roma e debole danno fastidio, ma per il resto non gli interessa particolarmente tanto, sono vagamente indebolire. Gli armeni sono filo partici per la maggior parte, storicamente non apprezzano i re filo-romani, però non hanno organizzazioni territoriali, e per quanto amino i parti, vogliono mantenere l'indipendenza. Quindi è un sì, preferisco i parti rispetto ai romani, però se Roma vuole darmi una mano per ottenere l'indipendenza, ben vengano. C'è uno stato che se dà problemi, cioè lo invadi tranquillamente, non è diverso dai vari stati ellenistici che hanno già affrontato. Guerre sono poche, una volta ogni 50 anni circa, non è uno stato parte diverso da qualunque altro stato che abbiano affrontato. Gli arabi più a sud sono dei razziatori, non sono diversi dagli africani, ci fai un limes, qualche fortezza lungo il deserto, magari qualche muro di fango per rallentare l'avanzata di saccheggiatori. Perché questi muri qua non è che fermano gli eserciti alla fine, però se sei un razziatore che vuoi entrare a rubare qualche pecora e scappare, cioè prova a scalare con una pecora in mano un muro di fango di 2 metri. Sì, puoi provare a fare un buco, però una pattuglia ti becca. E anche lì norma le tribù arabe della parte occidentale tendono ad avere buoni rapporti. Non c'è nulla di particolarmente diverso da quando già affrontato, ti basta avere le truppe in zona stabili, vecchie tattiche funzionano ancora. Slide successiva. L'Europa. Questo dà dei Quindi problemi. però se posso punto della situazione, nulla di nuovo sul fronte occidentale mi verrebbe da dire. Esatto. A parte un generico del sì, mi servono più fortezze, mi servono truppe sul luogo, devo fare quelle più stabili, non posso creare ogni volta legioni sul momento. Non cambia molto, ci sono dei miglioramenti, tipo il potenziamento della cavalleria, qualche tattica nuova presa dai parti, però non è che prima non lo facessero. Cioè, le legioni le hanno imparate dai Sanniti alla fine. Tra l'altro, se posso, scusami, ci pensavo prima, c'è un bel libro di Maxime Petitjean, La cavalleria nel mondo antico, lo metterò anche in descrizione tra i vari link di questa live, che appunto racconta, fa l'esempio dei parti dei romani, fa vedere come i romani dopo Carra, che differente quello è stato uno shock, i romani non si aspettavano di combattere in quel modo, hanno capito come combattere, quindi anche loro usano questa cavalleria con gli archi per schermagliare, la fanteria che avanza però compatta come una sorta, tra virgolette, nel Medioevo la fanteria stava compatta che permetteva alla cavalleria di attaccare e poi di tornare, faceva un po' da fortezza mobile. E in questo Esatto. modo, schermagliando, attaccando con la fanteria pesante, facendo avanzare la fanteria pesante, poi quando gli altri riattaccano, torna la cavalleria romana dietro alla fanteria. In questo modo sono riusciti a disinnescare la potenza dei parti. Ve lo consiglio, lo lascio in descrizione anche. Che di per sé la cavalleria partica non è tutta quella minaccia, fin tanto che non vai nel deserto o in zone pianeggianti. Già con Lucullo nel credo secondo secolo, credo, c'è stato uno scontro con i parti, male per i parti. Lì più per un errore partico, in realtà, quello che succede è che c'è uno scontro, i parti lanciano le frecce contro i romani sollevano lo scudo e la prima fila si mette in ginocchio, scudo avanti. I parti, non conoscendo questa tattica, vedono la prima fila che cade si mette in ginocchio e pensa, sono morti. Quindi si avvicina, attacca e finisce male. Con Crasso c'è il contrario.
i romani sono scudo molto ampi, quindi le frecce non sono un problema. Il problema è che non puoi muoverti. Devi fare la Sì, ricordiamo testuggine che Car dopo dura 2 giorni, combattere. se non mi ricordo male, cioè è proprio dura parecchio, e Esatto. poi erano anche molto volontari, cioè una serie di cause, una serie anche di il povero Crasso si trova davanti a un nemico che non erano abituati a combattere in quel modo, cioè è stato Esatto. molto sfortunato, che aveva Il forse problema è 60 anni, 50 e passa, cioè era esatto. già... Cioè resisti. Testa tutti gli scudi, aspetti che le frecce finiscono. Il problema è che tu non puoi muoverti e sei in mezzo al deserto. Quando l'acqua finisce diventa un problema, è come allontanarsi. Il problema è che in Europa i problemi che ci sono, ci sono anche in altri fronti, ma sono limitati, qui aumentano in maniera esponenziale. Quei popoli sono più interessati a saccheggiare che a vincere battaglie. Non sono i parti che vanno là, fanno la battaglia campale, trattato di pace. Questi semplicemente vogliono entrare, saccheggiare e tornarsene a casa. Non è che puoi dire ho vinto la battaglia, adesso trattiamo. No, loro la battaglia non la cercano neanche. In alcuni casi è possibile che siano anche singoli nobili, singole tribù, quindi anche il re stesso non può neanche fermarli, forse. Sono dei saccheggiatori. Il commercio è scarso, l'economia è primitiva. Sì, c'è la via dell'Ambra, ma alla fine non puoi fare come con le tribù sahariane, con il Mar Rosso, i parti, dire se mi dichiari guerra ci rimetti le tue entrate. L'oro non garantisce la fedeltà, non puoi avere la certezza, sì li puoi pagare per difenderti da altre tribù, però non è alcuna garanzia che poi ti tradiscono. Però è che sono tante, cioè in Germania veramente Le abbiamo tribù, nascono come funghi, sono clan, cioè non sono in realtà esatto, protostatali, se vogliamo, come esatto. era Il di re fatto. può essere un re, però il suo potere è spesso molto personale e una famiglia, una dinastia spesso dura anche poco. Quindi che era un regno cliente stabile, che faceva tutto cuscinetto. Sì, c'è la Dacia con Decebol che ci è riuscito, però sono cose, formazioni troppo temporanee. Ci riescono con i Marcomanne, che era un regno cliente, però anche questo dura poco. Ma già se Nella... posso, quando siamo nel tardo antico, vedermi i Vandali, quando arrivano e sfondano, cioè non è che sono solo i Vandali, sono un sacco di popoli, di popolo, con la parola grossa, di entità che delle si trovano, si confederazioni. riconoscono dietro questi capi. Figuriamoci adesso nel primo, secondo secolo. Quindi veramente una realtà estremamente fluida, una realtà così stabile come Roma non sa veramente a chi rivolgersi, perché, come dire, con chi devo parlare qui? Eh, e che c'è qualcuno che parla nel momento in cui muore, chi è il successore. Esatto. Sono villaggi di legno e paglia. Se Roma arriva, li saccheggia, li brucia, cosa gliene frega? Li possono ricostruire tranquillamente. Sì, non è che non gli piaccia di dover ricostruire sopra, perché comunque è un danno comunque, se distrugge anche i campi, però se mi attacchi io vincerò di certo, poi entrerò nel tuo territorio e lo distruggo, non è una minaccia equiparabile con i parti, per esempio, o con la Numidia. La Numidia, il regno di Kush, ha un'unità abbastanza stabile. Se distrugge la capitale è un bel disastro, anche se la capitale è solo di 5 abitanti. Con i Germani non è una minaccia. Sono problemi che sono già stati visti, però non su questa istituzione, su un territorio così vasto. È una guerra asimmetrica, totalmente. Posso solamente difendermi, eventualmente se c'è un capo forte posso batterlo in battaglia, così poi si smembrano in tribù più piccole, ma per il resto, anche se non c'è un capo forte che mi minacci, piccole tribù possono anche attaccarmi. Oppure fare come, Mm. scusa se ti interrompo, fare come Cesare durante la campagna gallica, dove per evitare la minaccia dei Germani oltrepassa 2 volte il Reno e cosa fa? Massacra interi popoli dei Germani, quello che noi oggi chiameremo con i nostri occhi di fatto, se vogliamo, un genocidio. Tutti i maschi li fa fuori, le donne e i bambini sono come schiavi, i villaggi sono rasi al suolo. Ecco, questo è il metodo, però ovvio fare una cosa di questo tipo per tutta quanta la Germania era un impegno non da poco. Fatto considerando che questi popoli qua fanno comunque da cuscinetto verso i popoli più lontani, quindi non ti viene neanche Esatto. distruggerli. È una situazione molto delicata.
E a questo punto servono un piccolo esercito di professionisti con magari gli alleati che chiami sul momento, non va più bene. Servono tanti soldati, tante formazioni stabili e pronti a reagire. Serve un cambio di strategia. Slide successiva. Bene. Ecco qua com'è che cambia. Abbiamo le unità, la fanteria. I legionari di per sé non cambiano molto, sono i classici legionari che tu vedi tanto nei film, quello che tu pensi con legionari. Sono 4.800 effettivi su 10 corti, una corte 4.800 uomini. Il gladio si rimpicciolisce, diventa più piccolo, perché si dice di combattere in maniera serrata, truppe serrate vicino tra di loro. C'è ancora il pilum. Il pilum ha una gittata di 30 metri, e sei abbastanza allenato. Rimane lo scutum, il famoso scudo rettangolare. Il pilum, per chi non lo sa, è una specie di giavellotto, la cui punta è in ferro dolce. Tu la lanci contro il nemico, questa passa attraverso lo scudo, la punta si piega ma non si spezza, e ti tocca combattere con una lancia impiantata nello scudo che rallenta molto, impedisce formazioni compatte. No, semplicemente non usi più lo scudo perché diventa troppo pesante. Esatto. C'è un nuovo tipo di pilum che però viene usato più contro la cavalleria partica, che ha un peso in metallo vicino alla punta, così quando vieni colpito vieni sbilanciato all'indietro. C'è una cavalleria, 128 unità di cavalleria, che però servono più per l'esplorazione in realtà. Storicamente i romani non usano molto la cavalleria perché il territorio è molto collinoso. E poi rimane Anche truppe molto ausiliari. boschivo, se non erro, la Germania era veramente una terra Germania è boschiva, vergine. ma anche la Gallia, anche quella parte dell'Italia, sia una boschiva e collinosa, quindi il cavaliere ti serve più per esplorare o inseguire o proteggere i fianchi, sono chiamate ali per quello. E gli ausiliari. Qui abbiamo con Roma un altro problema. Roma, l'esercito romano è un esercito specializzato. Loro sono puramente fanteria pesante. Tutte le altre unità specialistiche sono genericamente lasciate agli alleati. Romani sono fanteria pesante, fanteria leggera, arcieri, cavalleria, ogni altro tipo di unità che è brava in qualche cosa, lo lasciano agli alleati. Tu sei bravo a fare quello, io sono bravo a fare questo, tu mi dai come tributo o come alleanza quei soldati quando mi servono. Che è un affare durante il periodo repubblicano, che Roma ci guadagna alleati specializzati che non devi addestrare, o anche solo truppe extra di fanteria. È un affare anche per i propri sottomessi, perché se c'è da difenderti ci pensa Roma. Roma fa il lavoro pesante, tu devi solamente fornire truppe extra. Il problema è che adesso l'esercito cosa lo tengo a fare? Io non posso più dichiarare guerra a nessuno, sono una provincia romana, cosa mi serve un esercito permanente, fisso? Cosa mi Ma serve anche il per problema, se addestrare? posso, scusami, è proprio come mantenerlo. Cioè, molte volte facciamo le guerre, erano cittadini soldati, facciamo la guerra, poi ti diamo la terra, perché nel mondo antico c'è molta meno popolazione, i territori erano molto desolati. Faccio una nuova conquista, le terre conquistate le darò ai veterani. Se Esatto. questa roba si interrompe, se smettiamo di conquistare, diventa un problema. Infatti, lancio lì nella storia bizantina, quando ci saranno i temi, stiamo parlando di storia medievale, andiamo un po' avanti con l'età, è interessante, viene reintrodotta questa questione del fante, viene rintrodotto sul confine. Bene, al fante gli viene data la terra, tu coltivi, quindi ti mantieni con quello, e all'occorrenza, quando c'è la guerra, vieni chiamato. L'hanno risolto in questo modo. Ovviamente ho fatto un esempio assurdo di epoca bizantina, però per Perché per i romani non c'è problema. Cioè, i romani semplicemente, vabbè, ho i tributi delle province, faccio una cosa nella provincia, ma se io sono Numidia, i Numidi sono famosi per la cavalleria, e ho una cavalleria che è bella specializzata, e a questo punto però io non ho tributi di altri territori,
non posso rifarmi col bottino e non posso neanche dire, vabbè, mi serve per difendermi, perché adesso ho i romani che mi difendono. Cosa tengo? Questa cavalleria specializzata? Cosa ho i giovani che si allenano anni e anni a cavalcare, a combattere a cavallo? Quando tanto male che vada, se mi attaccano, ci pensa Roma. Tutte queste truppe ausiliarie adesso l'addestramento, la formazione, la gestione economica se ne deve occupare Roma. Li devi assorbire, li devi inquadrare in maniera più permanente. E qui abbiamo a questo punto gli ausiliari che passano da alleati a truppe subordinate alle legioni. Gli ausiliari sono coordinati in coorti, non formano una legione, rimangono piccoli gruppi di norma o di 500 o sono coorti quinquagenarie di 480 soldati o millenarie, che sì, nonostante il nome non sono 1000, sono 800, hanno la spada di 80 e 100 cm più lunga, loro sono formazioni un pochino più rilassate, si mettono sui lati della legione per proteggerla, non usano il pilum, usano l'asta, la lancia di 180 cm, il clipeo su uno scudo più ovale, perché non li servono formazioni così solide, e anche loro hanno unità di cavalleria Però da scusami se ti 96 a 100. interrompo, lo scudo comunque di tutto, sia lo scudo che il Clipius è sempre un quattureos, cioè si imbraccia a manopola orizzontale, a Esatto. differenza dell'Aspis greco. Quindi diciamo la formazione è diversa, però rientra sempre nella stessa grande famiglia del Tureos. Prego. Sì. Qui semplicemente sono stati inquadrati in corti. La corte ausiliaria è organizzata come quella legionaria. C'è un decurione che governa 8 uomini, che ha un opsio, che è un assistente. Abbiamo il centurione che ne controlla 80. Di per sé la struttura è la stessa delle corti legionarie. Semplicemente la paga è leggermente più bassa, 5 sesti di quella legionaria, perché giustamente loro hanno un lavoro meno pericoloso. Hanno la loro cavalleria. In alcuni casi ci sono casi di truppe ausiliarie completamente composte da cavalieri, come vedremo. E poi sono gli arcieri. Gli arcieri, anche questi romani, non usano molto l'arco. In buona parte, un po' per la tradizione militare, un po' perché l'arco di per sé non è quell'arma chissà che cosa. Cioè, l'arco, sì, hai uno scudo rettangolare di dimensione enorme e dietro quello scudo c'è un'armatura. Sì. L'arco usato è il Toxos, che è l'arco tipo partico, un arco orientale, l'arco composito. Può colpire massimo 250 metri, mediamente 175, però è letale solamente attorno ai 50-60 metri, se sei fortunato. Sì, devi pigliarlo l'omino, cioè Se voglio lo dire, va pigli, bene che ci arriva, ma devi essere anche bravo tu. sì, se lo pigli, e ovviamente con pigli anche fortuna e passa attraverso l'armatura da uno spazio vuoto, perché se pigli lo scudo, l'armatura in un punto solido. A proposito di armatura, le armature a quell'epoca sono 3. Abbiamo la lorica segmentata, la famosa alastre, quella che tutti quanti pensano, quelli romani. Queste le usano solamente i legionari. È ottima contro gli urti, ottima contro le frecce parti, che infatti è stata introdotta per combattere contro i parti, contro le loro frecce. Nonostante la sua fama, è di età imperiale, i repubblicani non la usano, e rimane usata solamente per 2 secoli, poco in realtà, perché costa molto la manutenzione, e la seconda armatura, la lorica amata, come qualità è forse anche migliore in alcuni casi. Il problema della lorica amata è che è meno resistente contro le frecce. La lorica amata si tende alla cotta d'anelli, sostanzialmente. Sì, che Ha se dei posso, anelli scusami se ti intrecciati. interrompo, l'Orica Amata l'abbiamo introdotta noi contemporanei moderni, il loro vero nome è l'Orica Gallica, inventata dai Esatto. Galli. Scusami, faccio rievocazione storica dei Celti e ci tengo Sì, molto a è un'armatura precisare. molto comoda perché è molto flessibile, si ripara facilmente, non ha dei costi di manutenzione enormi come l'Aurica segmentata, pesa di più, 8 kg contro i 5 kg dell'altra,
e in più i legionari dovevano portare 20, come 15 kg di armatura di già, più 20 di equipaggiamento, quindi si può togliere 3 kg, è bello comodo. La loro ricamata non protegge bene contro gli urti, di conseguenza viene messa sotto una giubba di cotone per assorbire gli impatti, ma anche colpi di freccia. Poi per il resto è una buona armatura. La terza è a scaglie, è un'armatura a scaglie che è migliore di quella amata ad anelli, protegge meglio dalle frecce, costa però di più, quindi rimane un'armatura specializzata per gli ufficiali, un po' come la nota Digi da ufficiale. L'elmo rimane uguale di per sé, in età forse più, non sappiamo quando, ma andiamo forse più sul IV secolo, si aggiungono anche protezioni aggiuntive per il braccio. Tornando alle frecce, l'arco è usato poco perché con queste armature proteggono molto bene, e 50 metri, sì, 50 metri di corsa li faccio tranquillamente, anche se non ho un fiatone. Si immagina un nemico a 50 metri di distanza che ti corre addosso, l'arco, sì, mandi un paio di frecce e poi corre via. Non è un'arma poi così utile come può sembrare. Viene introdotto anche una nuova arma che forse sorprenderà molti, l'arcobalista, che sarebbe la balestra. La balestra noi ce la mangiamo come medievale, in realtà è attestata, quella piccola come la conosciamo oggi, dal I secolo. La possiamo vedere in questa immagine, in questa ricostruzione. Non è completamente accurata, credo, perché dalle fonti che abbiamo l'arcobalista è più un arco composito, è l'arco partico, ma anche quello mongolo, messo su un'impugnatura. La potenza è la stessa dell'arco, del Toxos. Il vantaggio è semplicemente che puoi prendere la mira. Presenti i film con il tizio con l'arco, prende l'arco, lo punta contro il nemico, lo tiene fisso Sì, così. sì. Questo non è possibile. Cioè, l'arco ha un libraggio, quello più piccolo, di 20 kg. Se provi a tendere l'arco, come vedi, 10 kg su un braccio, 10 kg sull'altro. Se è un arco debole. Tenerlo per più di qualche secondo ti fanno male le braccia. Questa cosa poi tipica di Hollywood. Sì, lo confermo, facendo l'evocazione è brutto, sembra strano dirsi, cioè non devi mirare, ti devi allenare tanto, incocchi, nel momento che sei arrivato all'altezza devi scoccare. E serve anche parecchio allenamento per le braccia, sono braccia molto muscolose. Certo, l'arco è uno La strumento balestra estremamente difficile, ci vuole allenamento, non è così. Infatti perché nell'età moderna sono arrivati agli archibugi e non all'arco lungo inglese, perché l'arco lungo inglese chiede un sacco di addestramento, invece è più facile dare a un contadino, gli dai questa canna di piombo con sta palla esatto. dentro, spara, non mirare, qualcosa succede, speriamo tutti quanti insieme, facciamo più casino. La balestra ha un vantaggio che sì, una volta che la carichi, rimane agganciata, puoi prendere la mira tranquillamente quanto vuoi. Alcune balestre possono anche meccanismi che aiutano per caricare. Non sappiamo in questo caso come funziona esattamente la balestra romana, però il vantaggio è che puoi prendere la mira, è comoda se stai assediando o se sei assediato, utile anche per la cavalleria a cavallo, per prendere la mira. Non sappiamo quante sia usata perché è citata. Il problema è che i romani usano la parola Sagittarius, che significa letteralmente quello che usa la freccia. Quindi quando parli di corti sagittarie, buona fortuna a capire se sono balestre o archi. È più usata per la fionda. La fionda, famoso frombolo delle Baleari, è più usata, sappiamo che ufficialmente Vegezio consigliava che tutti quanti te l'avessero. Il vantaggio della fionda, che usa o un sasso o un dardo di piombo, è che ha una gittata più doppia. Può colpire a doppia distanza e probabilmente rimane anche letale più a lungo. Perché immagina un sasso che cade, un sasso che ha perso energia cinetica ma sta cadendo e ti cade addosso, ti spacca la testa. Una freccia che perde energia cinetica appena arriva il vento, c'è un po' di vento, vola via. C'è il fustibalus,
che è una fionda legata a un bastone, serve solamente per aumentare la spinta rotatoria e lanciare proiettili più lontano. La ballista, che è bella classica balestra più grossa per gli assedi. Ce ne sono altri vari tipo modelli, c'è lo Scorpio, la catapulta, ci sono tanti modelli di armi che avevano. Questi erano più per gli assedi e forse anche in battaglia per dare un po' fastidio. Più famosa anche la monobalista, che senti più piccola, la metti su una barca, la metti su una torre di un accampamento e sia la balista che la monobalista raggiungono circa come 500 metri. È un bel colpo. Forse più sorprendente è la carrubalista, che è una monobalista messa su un carro. Non sappiamo come funzionasse esattamente, se sparassero in movimento oppure semplicemente per spostarsi, però immagina dell'artiglieria che si muove nel campo di battaglia, dove serve. Ti sparo, ti colpisco e devo spostarmi, mi sposto. Queste unità, nel caso di Sagittario abbiamo casi di unità che sono più specializzate, sono rare, le corti Sagittarie, molto rare, tanto che è possibile che forse ci siano forse arcieri contati nelle zone esiliarie. Io qualcosa mi sembra ricordo male, la cosa io su tutto quanto il fronte europeo conta qualcosa solamente 2 corti Sagittarie. Solamente 2. Probabilmente una possibilità che o ci sono unità irregolari di arcieri, o forse si sfrutta anche il fatto che la balestra è più facile da imparare, quindi qualunque legionario può usare una balestra. Quindi se ti servono arcieri extra, vabbè, dai la balestra ai legionari. E poi abbiamo i numeri. Numeri e cunei. Non sappiamo quale sia la differenza in realtà. Sono citati e basta. Sono truppe irregolari. Sappiamo solo che non sono distaccamenti. I distaccamenti li chiamano vesillationes, sono cose temporanee, truppe che si staccano dalla legione per poi tornare indietro. Sono unità irregolari. In alcuni casi sono guardie del corpo, in alcuni casi forse sono mercenari barbari che usano armi del loro paese, altri casi forse sono forse truppe del luogo, o comunque sono questo territorio, le truppe locali le lascio per magari qualche fortezza minore e le chiamo numerus, forse unità improvvisate, perché abbiamo casi di invenzioni di soldati che usano le mazze, molto raro, ma in quelle campagne viene menzionato usare la mazza per contro armature nemiche, quindi probabilmente state magari unità create sul momento. Non lo sappiamo, però sappiamo che sono queste unità irregolari che comunque fanno parte dell'esercito. Slide successiva. Chiamo degli esempi di balestre e balliste. A sinistra c'è un'immagine di una balestra del I secolo. È una balestra per la caccia. Quella al centro è una carrobalista. Una cosa particolare della carrobalista è che sono menzionati vari modelli. Quello più vecchio, quello a corda. Tu hai delle corde messe in maniera verticale, ci infili dentro un pezzo di legno che funge da braccio per l'arco e poi cominci a torcere le corde, questo dalla spinta. Abbiamo altri modelli che usano il rame, piegano il rame, creano delle molle di rame, poi il rame tornando in posizione scattano. Abbiamo forse menzioni anche di balliste a pressione d'aria, aria compressa. Forse sfruttano anche il principio delle pompe per contro gli incendi, comprimo l'aria, poi spingo. E qui sulla destra abbiamo un caso più di monoballista più piccola, dietro una fortificazione che colpisce a distanza. Slide successiva. Questo è un video, se ci clicchi sopra dove aprire il link, ci guardiamo solo i primi 15 secondi. Però da slide come... Sì, un tasto attimo. sinistro, credo. Un attimo, perché questo è preso, un secondo. Apro dal computer. Ma è su YouTube il video? È YouTube, sì.
E allora meglio di no. Ve lo lascio il link perché ho paura che ci possono gasare la live perché essendo un altro video di YouTube. Ah, ok. Lo lascio, Vabbè, questo non te l'ho detto, è scusa, una lo bella lascio in immagine descrizione così potete che ti vederlo, fa dove vedere potete sia la prenderlo. distanza, quanto può dire veramente lontano, sia quanto può far crassare un'anguria, sinceramente. Sono molto, queste fionde sono molto potenti. Sì, poi soprattutto i proiettili erano di piombo, erano veramente dei proiettili di Esatto. piombo che facevano Sono male. menzioni che parlano di elmi che si spaccano con Sì, con sì. tutti i sassi. Sono molto più letali degli archi. Il motivo per cui vengono abbandonati è in parte per tradizione militare. Crolla l'impero romano e sono i generali, sono le truppe germaniche che a questo punto combattono, loro usano le armi che conoscono, in parte perché chiede anche un bel po' di addestramento per essere precisi, che si stai lanciando sassi contro 10.000 uomini armati, qualcosa becchi. E nel Medioevo con unità più piccole, spesso di schermagliatori, diventa un po' più difficile. Slide successiva. Riesci poi a mandarmi il link che dalle slide non riesco a prendere il link. Ok, allora un attimo. Te lo faccio subito così non me dimentico. Allora, canvas. Allora, eccolo qua, l'Imes. Dov'è che il link? Eccolo qua. Perché non me lo fa copiare? Dovrebbe essere questo. Speriamo che sia Ok. questo. Ok. Spero che Me sia l'hai mandato su questo. WhatsApp o su... WhatsApp. Perfetto. Eccolo qua. Metto qua nei commenti e poi lo lascio in descrizione al video. Ok, un attimo, controllo una cosa. Sì, è questo, giusto. Ok, e la cavalleria. Anche qui abbiamo il problema che i romani con la cavalleria non sono bravissimi. Non è una tradizione militare. Ricorrono principalmente agli alleati. Loro la cavalleria la usano solamente per esplorazione o inseguire il nemico, proteggere le ali. La cavalleria è anche costosa, in buona parte anche per il fatto che il cavallo è a spese, anche la manutenzione del cavaliere, quindi solamente i nobili possono permettersi di usare il cavallo. Adesso però Roma ha bisogno di cavalleria, deve anche potenziare, sia per combattere i parti, sia per affrontare i germani, e a sto punto il ma sì, chiamiamo i nobili a combattere nel lontano nord non è più un'opzione. Deve prendere il controllo delle varie truppe ausiliarie, mantenere l'addestramento e fornire anche stipendi consentendo ai soldati di mantenere i cavalli. L'ala ausiliaria si chiama ala perché il compito principale è fare da ali, proteggere i lati. Di norma sono corti ausiliarie, sono di 500 e 700 unità circa, divisi in turme, con un decurione che fa da caposquadra e un ops che fa da assistente. Ci sono due formazioni. C'è l'Embolon, che è un triangolo praticamente. Queste unità, quando marciano, combattono in formazioni triangolari per penetrare le formazioni nemiche o anche per manovrare più facilmente. Il romboeidon è semplicemente un rombo. Tu hai due triangoli che formano un rombo con un decurione che fa da aprifila e un altro decurione che fa da chiudifila. L'immagine che vedete è più tarda in realtà, perché se vedete bene l'elmo c'è una protezione per il naso. Quella protezione per il naso in realtà è del IV secolo, i romani non l'hanno tradotto ancora. Poi il resto è piuttosto curato, sono truppe molto colorate, al contrario di quello che ci mostra Hollywood, il giornale romani con tutti quanti rossi, in realtà le truppe romane sono molto colorate. Abbiamo gli acrobolistes, che sono più schermagliatori, esploratori, hanno una spada, di norma non più lunga di 90 cm, anche perché i cavalli romani sono più piccoli di quelli medievali, una lancia di 180 cm,
un giavellotto chiamato Iaculo, di norma ne hanno 4, quindi si può vedere in mano uno, che è molto piccolo. La strategia è semplicemente corro verso le formazioni nemiche, manovro di lato, faccio la curva, e mentre curvo scalio la lancia contro la fanteria nemica per dargli fastidio, rompere le formazioni, oppure combatto contro la cavaliera nemica per tenerla impegnata, oppure faccio l'esplorazione o inseguo il nemico. Qui abbiamo anche un esempio di elmo con la maschera. Questo era più per i nobili e quelli che hanno i soldi, per proteggere il volto. Di lato abbiamo i catafratti. I catafratti sono l'antenato della cavaliera pesante medievale. Sono corazzati, con corati da mascaglie, hanno ancora una spada di 90 centimetri e l'arma principale è il contus, con una lancia di 3 metri e 60 centimetri, molto lunga. Il loro compito è quello di caricare la cavalleria nemica e disarcionarla. La classica giostra medievale, in pratica. È usata contro la cavalleria ed è di origine sarmata. Le introduce Adriano, se non mi sbaglio. I sarmati li usa contro la cavalliera romana, i romani, da bravi che sono, la copiano. Non la usano contro la fanteria, a meno che non sia già distrutta la fanteria propria. Questo per il fatto che i cavalli non sono stupidi. Se vogliono un cavallo di gettarsi sulla fanteria nemica, su un muro di lancia, il cavallo si ferma. La grande carica di cavalleria medievale è medievale, che nel Medioevo va benissimo, perché tanto nel Medioevo tu hai cavalleria di nobili iperaddestrati e fanterie di contadini che al suo modo di stallare e guadagnare tempo. Nel Medioevo va benissimo, ci sono i contadinotti, va là, carichi, contadini si spostano e collassano facilmente. A Roma non funziona. I romani usano formazioni serrate, quindi cariche di cavalleria non funzionano. Anche i germani e i parti sono in grado di usarle, queste formazioni serrate, quindi cariche cavalleria non funzionano. L'unica volta che so attestato una carica di cavalleria contro la fanteria è stata la battaglia di Adrianopoli, dove i romani, pieno di santa ragione, vengono massacrati. Qui si può vedere anche una maschera, il cavallo su una maschera. Si è scoperto di recente che i cavalli, quando vedono questa maschera, si spaventano. A meno che non siano addestrati o abituati, quando vedono un cavallo con questa faccia qua strana, si innervosiscono. Quindi sembra funzionare anche molto bene contro i cavalli nemici. E poi l'ultima unità, che però è usata principalmente in Siria o in Africa, sono gli Ipotaxates o cavalleria arcerata. Sono soldati che combattono con arco. Sono originari della Siria e da lì sono spostati in altre zone. Usano o il Toxus o l'arcobalista e anche qui sono più degli schermagliatori. Il compito è avvicinarmi, lancio frecce contro la fanteria nemica, poi mi ritiro. Dare fastidio, infliggere danni e costringere il nemico a ingaggiare. La tattica romana è sempre la stessa. Loro non amano combattere molto a distanza. Cercano lo scontro con la fanteria, quindi cavalleria, arcerata, arcieri, frombolieri, se tu attacchi giavellotti, se tu attacchi a distanza per costringere l'avversario a inseguirti, ad attaccarti. Forse non usati che per la sorveglianza, contro eventuali saccheggiatori o contrabbandieri. Vado, sorveglio, se ci sono dei contrabbandieri, il punto la balestra contro, il fermo. Cosa un po' da far notare, queste truppe partono come truppe etniche, truppe serie sono siriane, truppe partiche sono truppe partiche, però infatti fino al secondo secolo circa, ma già nel secondo secolo comincia a scomparire, queste unità sono poi locali, sono ancora comunità repubblicana. C'è la Legione Romana
e poi gli alleati che forniscono truppe. Col passare dei decenni, però, soldati vanno in pensione, devo trovare nuove reclute e non sempre trovo nei paesi d'origine, e quindi queste truppe perdono la loro componente etnica. Roma sempre più deve occuparsi dell'addestramento, non può più dire agli alleati, dire dammi tu lo soldato ben addestrato. I nomi invece rimangono. Per esempio noi in Britannia abbiamo un'ala partica. Un'ala chiamata Ala Partorum. Sono mercenari dei parti che dal Medio Oriente sono immessi là in Britannia, che partono come truppe medio orientali e poi col passare del tempo sono truppe romane. Sono gente al luogo che rimpiazzano i soldati che sono andati via, ricevono addestramento e la condizione etnica scompare. La successiva e la flotta. La flotta è una cosa un po' particolare, perché là non ci sono battaglie navali. Durante i periodi imperiali non abbiamo battaglie, perché non abbiamo nemici che possano combattere battaglie. I Parti non hanno una flotta, gli Arabi non hanno una flotta, i Germani non hanno una flotta, o quel poco che c'è può essere distrutto facilmente. Mar Nero lo controlla Roma. A nord in Crimea c'è il regno del Bosforo Cimmero, che è un regno cliente di Roma, con chi la usi la flotta. Ciononostante, la flotta diventa permanente proprio in questo periodo. Augusto, prima la flotta era temporanea. C'è quando fa la guerra, creo la flotta e poi la smantello. La flotta Augusto la rende permanente, anche se non ci sono nemici. Questo perché in parte quei pirati ci sono. Per sempre. E comunque non è che i germani non possono usare navi per attaccare, non è una flotta a guerra, però avere navi contro pirati fa sempre comodo. Vengono usati da Claudio contro i Catti, se non mi sbaglio. I Catti sono un popolo germanico che ha provato ad attaccare la Gallia quando il Reno si era congelato. C'è stato un inverno freddo, il Reno si è ghiacciato, i Catti hanno attraversato il fiume e la flotta ha semplicemente ha bombardato a distanza quelle balliste i Catti. Lo scopo principale, oltre comunque queste schermaglie qua contro pirati, è logistica. La flotta serve per pattugliare i fiumi e trasportare rapidamente rifornimenti da un punto all'altro. C'è un prefectus che lo governa, con un subprefetto che fa da luogotenente e un questore. La nave ha un trierarca, che ha trireme quella principale, come strumento della guerra, un governator che è semplicemente il caporotta, quello che può governare le rotte e manovrare, il pausarius che è semplicemente il capovoga, quello che serve per stabilire il ritmo delle armate, e abbiamo un proreus che semplicemente sta a proa e guarda quello che succede, e abbiamo anche ufficiali minori che sono medici, fabbri, carpentieri per manutenzione varia. Allora, una caratteristica principale della flotta è che oltre all'uso delle triremi c'è un uso massiccio di torri, corvus e arpax. Questo è utilizzato principalmente da Repubblicana, che non essendoci più navi nemiche da attaccare, è meno importante. Il corvus è sempre un ponte mobile. Ti avvicini, ti affianchi, c'è questo ponte che si aggancia a una nave nemica e poi usi il ponte per attaccare i marini nemici. L'Arpax è un arpione che viene lanciato per agganciare una nave nemica e trascinarla a sé. E poi ci sono le torri che vengono messe a poppa e a prua, che sono usate per lanciare frecce del nemico. Il Corvus e l'Arpax perdono di funzione perché ormai non ci sono più nemici. L'uso delle torri è qui più potenziato, che devo pattugliare i fiumi adesso e devo colpire a distanza con le baliste e monobaliste. Abbiamo varie flotte, quella principale è quella di Miseno e Ravenna,
che hanno lo scopo di essere flotte principali, hanno anche lo scopo di garantire la comunicazione. Oltre al trasporto di materiali, logistica, rinforzi, mandano anche messaggi a Roma, che è la capitale. Quindi fungono anche da luogo centro anche di comunicazione. Le altre flotte vengono strutturate da vari imperatori. Quella di Siriaca venne creata da Vespasiano. Tiberio che è un nucleo, ma Vespasiano la crea per i fornimenti in Siria contro la guerra giudaica e contro i parti. Claudio crea quello di Mauretania, sia contro pirati, sia sempre per la comunicazione via mare. Quella pannonica, quella che aumenta di importanza, serve per controllare i fiumi della Pannonia e della Mesia, Danubio e fiumi minori, e si occupa anche lì di comunicazione fluviale verso la capitale. Quella del Reno, chiamata anche germanica, ha un ruolo molto importante sotto Augusto e Tiberio, perché serve proprio per il rifornimento navale per le truppe legionarie, per la conquista della Germania. Poi perde di importanza con Tiberio, perché ormai i romani si ritirano. Claudio li fa spostare dalla foce del Reno più verso l'entroterra, perché ormai lo scopo è più difensivo e comunicazione. Sulla Britannica lo stesso, è stata creata per conquistare la Britannia e ora che è stata conquistata funge da comunicazione. Ha un ruolo molto limitato, ma proprio il fatto che bisogna spostare truppe velocemente da un punto all'altro svolge un ruolo fondamentale nella difesa. La successiva. Subito. E qui Castra. Questo è quello che cambia di più nell'esercito romano. L'immagine che c'è dietro è un accampamento romano che c'è in Giordania. Questo è proprio romano, sopravvissuto. Le immagini invece che vedete nei quadratini sono una ricostruzione che si trova in Sardegna. Siamo sinceri, se un generale romano vedesse questa ricostruzione farebbe impiccare qualcuno, che non è a norma veramente, non è veramente molto a norma. Allora, l'accampamento repubblicano è composto di 3 tipi. I castra estiva, che sono quelli estivi, che sono delle tende, normali tende. Quelli liberna, che sono invernali, gli stative, che sono più permanenti. Sono organizzati con un prefectus castrorum o un metadores, che dove il metadores è più un rappresentante, più un vicario. La struttura è sempre la stessa, è un quadrato, un rettangolo, con un fossato a V di 90 cm di larghezza e 1,5 m di profondità. La terra rimossa forma un agger, un terrapieno, e sopra il terrapieno c'è un vallum che di norma comporta una paletta di legno. Seguono delle torri, che possono essere quadrate o rotonde un po' meno perché sono più difficili da creare, e c'è un intervallum, che è uno spazio vuoto tra le tende e il muro, che serve proprio nel caso il nemico lanci giavellotti per attaccarti, ma anche per far ammassare truppe lungo il bordo. Spesso e volentieri le palizzate sono prefabbricate. Quando ormai devono invadere un territorio si portano le palizzate prefabbricate per fare l'accampamento, ma la legione spesso può usare anche fabbri e falegnami, quindi ti serve, puoi tranquillamente crearlo sul momento. Ci sono 4 porte, una porta pretoria, quella principale, Ducumana, che è il lato posteriore, e 2 principales. Sono protette o da una clavicola o da un titulum. Il titulum è semplicemente un muro di legno. Tu hai la porta che è aperta, non ci sono le ante. Qui vediamo una porta con delle ante da chiudere, non l'avrebbero usato i romani, lo avrebbero messo dentro un muro di legno dietro. Il motivo è che tu da un accampamento devi uscire e entrare velocemente. Se tu hai una porta che devi aprire, sì, buona fortuna entrare velocemente, perché se tu sei inseguito e chi dentro non apre la porta in tempo, sei spacciato. Oppure se devi entrare velocemente, il nemico ti insegue,
mica puoi chiudere le porte e spingerlo indietro. Il titolo è semplicemente un muro che ti impedisce di entrare velocemente. Se provi a entrare velocemente, direttamente, in linea retta, vai a sbattere contro questo muro. Devi andare dritto e poi girare a destra e a sinistra, creando degli imbuti. Quindi sì, non c'è una porta, ma se provi a entrare, semplicemente non puoi semplicemente sfondare velocemente. Questo è fatto tutto per la cavalleria. Abbiamo un caso con Cesare, quel de Bello Gallo, che lo menziona, che c'era l'accampamento di Cesare che era circondato dai Galli, c'ho dei cavalieri che erano rimasti bloccati fuori, e quello che fanno i cavalieri è sfondare. Corrono in mezzo ai Galli, sfondano il fronte ed entrano dentro l'accampamento, sfruttando il fatto che non c'è una porta. C'è una palettata di legno che costringe i cavalli a rallentare e poi girare a sinistra. Che se sei un cavaliere romano non c'è problema, se sei un cavaliere gallio che prova a entrare velocemente caricando, diventa veramente pericoloso per te. La clavicola è un po' lo stesso, è semplicemente un titulum con un lato che è attaccato alla parete, così puoi solamente entrare da una sola direzione. La struttura è molto simile alla città romana. Ci sono i principi, che sono le tende degli ufficiali, nel centro. C'è un pretorio, una sacra, un tribunale che spesso è all'aria aperta, che è più un punto sopraelevato, che sia per i discorsi pubblici o per fare da tribunale. Tende ufficiali, un forum, c'è un questorium con i fondi della regione da spendere, il valutudinarium che è un piccolo ospedale, e poi le tende che ospitano un contubernum di 8 uomini. Ci sono torri in legno, e inoltre, casomai, noi abbiamo dei castella, che sono dei campamenti più piccoli, dei burgi, che sono dei villaggi fortificati, torri singole, stazioni di comunicazione che hanno di supporto. Le cose cambiano lentamente con Tiberio e Claudio. Lo vediamo nella slide successiva. Di nuovo ti devi difendere. E i germani sono tanti. Devi massimizzare il più possibile. Nel caso dell'esercito l'abbiamo visto, quello che fanno i romani è rimuovere alcune unità. Per esempio, le unità di fanteria leggere scompaiono. Noi in Repubblicana abbiamo truppe armate alla leggera, spesso i frombolieri o arcieri, che lanciano semplicemente sassi a distanza, per quando il combattimento inizia si ritirano e basta. Sotto Roma i frombolieri scompaiono. Il frombol viene dato ai legionari di base. Ti servono soldati, te ne servono tanti. Truppe armata leggera devono scomparire. Gli dai armatura pesante, li inserisce tra le truppe ausiliari ed altro. Cavalleria viene potenziata, che assolutamente non puoi avere tanti soldati per pattugliare il confine. Di massimizzare. I CAS trattativa che si formano in questo periodo, cioè accampamenti permanenti, seguono il suo ragionamento. Mi serve la massima efficienza possibile nel difendermi. L'immagine che c'è dietro qui è quello che rimane di un forte romano in Romania, Parolissum, e rimane questa è la porta pretoria. Di questo Ma le forte torri rimane... penso siano moderne. No, questo è proprio quello che rimane di una fortezza romana. Non è una ricostruzione, è proprio originario. Sono rimaste queste, l'ingresso e le due torri. Sono arrotondate davanti, dietro sono più piatte. Infatti è proprio in questo periodo qua che le fortezze sembrano anche più medievali. Il vallum viene allargato e viene rialzato. Si parte con 2 metri, 3 metri e mezzo, ma lentamente si alza. Perché devi difenderti, devi avere il maggiore vantaggio possibile. L'intervallum scompare, lo spazio vuoto tra le tende e le mura scompare, perché ormai il muro è più alto, il nemico che ti lancia lance, giavellotti non ha più senso, e vuoi ridurlo più spazio possibile.
vuoi che le truppe si spostino da un muro all'altro velocemente, quindi l'intervallo scompare. Appaiono le merlature, le famose merlature dei castelli medievali appaiono in età romana. Stesso principio, voglio massimizzare il danno, gli arcieri che sono in cima devono essere ben protetti. I Principia rimangono, semplicemente sono edifici in pietra e muratura, sono creati attorno a un foro, assieme a l'Aedis Signarum che contiene le aquile e gli stendardi. Qui una cosa che cambia è il questorium. Il questorium era utilizzato per i fondi della legione, per le spese. Adesso è usato come banca. È spesso sotterraneo. I beni dei soldati vengono lasciati nel questorium e si occupa anche delle paghe. Una cosa che pochi sanno, di norma quando uno pensa alle banche, pensa al Medioevo. Il Medioevo con le banche, con la carta moneta, la nota bancaria. La nota bancaria esisteva già in età ellenistica. E forse esisteva la banconota. In Egitto sono trovati papiri con delle note che parlano di pagamenti da dei soldati. Se poi questi pagamenti possono essere usati anche per comprare le cose non si sa, ma il pagamento nel questorium spesso e volentieri è cartaceo, come pagamento moderno. Anziché avere il legionario romano che ha un sacco di sacchetti di monete che se ne va in giro con tonnellate d'oro, tieni l'oro nel questorium e poi tu hai documenti contabili che dicono che tu puoi ritirare denaro quanto vuoi. Non sappiamo se è stato solamente per i legionari o se c'è una struttura un pochino più ampia, ma in età imperiale i pagamenti sono solo più monetari, più moneta, ma anche più bancari. In questo caso il questorium si trasforma in una banca. Se solamente la banca per la legione ospitasse anche soldi di civili per sicurezza non lo sappiamo, ma adesso c'è un centro finanziario fisso. Prima i soldati romani combattevano e poi finita la guerra si ha il pezzo di terra, un po' di denaro eventualmente. Adesso tu vuoi qualcuno devi pagare ai servizi finanziari fissi. Ci sono archivi, il tribunale fisso è spesso un edificio chiuso, abbiamo centri per l'amministrazione, inoltre i campionati più grandi hanno anche basiliche per i tribunali, ospedali, e con ospedali si parla di centri che sono molto simili agli ospedali moderni, con settori specializzati, luoghi per i malattie infettive, centri magari per passeggiare e rilassarsi, magazzini per i medicinali, uffici per il personale medico. Per curiosità, i romani sembra che conoscessero concetti come lo stress post-traumatico. Il famoso stress post-traumatico dei soldati che tornano dal Vietnam traumatizzati, lo conoscevano i romani e pare che alcuni evolutori di armi fossero usati anche per quello, per essere rilassanti, piante, acqua corrente rilassanti, anche per disturbi mentali, dieta. Ci sono gli armamentaria, che sono magazzini delle armi, orrea, che sono magazzini per il grano, terme, gli accampamenti cominciano ad avere dei bagni all'interno e inoltre si aggiungono anche le fabbriche per la produzione di armi. Non sempre dentro l'accampamento, ma in caso di fabbriche anche all'esterno. Pochi lo sanno, ma i romani a livello economico avevano una forma di proto-industrializzazione. Con fabbrica qui non si intende macchinario, a carbone pesante, si intende più una basilica in pietra dove operai specializzati lavoravano assieme sia per massimizzare il lavoro, sia per i materiali messi assieme, sia per dividersi anche il lavoro. I romani sapevano che conoscevano concetti come la divisione del lavoro,
ognuno fa di Adam Smith, quello che si parla di Adam Smith nel 1800. Anziché avere uno specialista che fa tutto quanto, è uno che segue un pezzo, uno che segue un altro, poi c'è il montaggio. La catena di montaggio è un concetto che è testato tra i romani, anche il concetto di mercato. I romani conoscono il concetto di mercato, sanno che in alcune zone le cose costano meno. In questo periodo si formano delle fabbriche che hanno il compito di produrre per più legioni. Non sappiamo cosa producessero, sicuramente armi, ma forse anche oggetti in legno e mattoni, perché sappiamo che buona parte dei soldati erano operai semiqualificati. Ci sono fabbri, falegnami, sarte anche all'interno delle legioni, che si occupano della manutenzione. Queste fabbriche hanno il compito di produrre in maniera efficiente quello che serve alla legione ed eventualmente anche vendere vendere qualcosa per avere un extra. Le tende sono abitate da baracche di 20-40 metri quadrati, e crescono le canabe. Le canabe erano delle baracche di gente che costruiva casa attorno all'accampamento, perché servono servizi, ci sono soldati, questi soldi spendono ovviamente, spendono soldi, hanno bisogno di materiali, hanno bisogno di passatempi, quindi attorno all'accampamento spesso si formano infrastrutture per dare servizi, negozi, divertimenti vari. Abbiamo anche colossei e teatri che vengono formati all'esterno, e lentamente di queste canabe si ingrandiscono fino a diventare delle città vere e proprie, tipo Colonia. Un esempio è anche Aosta. Se tu prendi una mappa di Aosta puoi vedere un punto quadrato al centro, che è il punto dove c'era l'accampamento legionario, e da Marco Aurelio in poi la forma dei castra cambia. Il famoso castrum quadrato rettangolare diventa arrotondato pentagonale. In alcuni casi diventa più irregolare anche, però questo capita più che altro per motivi di carattere geografico, perché c'è la collina, c'è la ripa, c'è la forma del fiume, si segue quindi il fiume. Questo è fatto per motivi di economia, perché se tu hai un quadrato un quadrato ha una superficie che è molto maggiore rispetto al cerchio. Un cerchio a parità di area ha una superficie che è molto più bassa. Se tu hai un quadrato di 400 metri quadrati, sono 100 metri per lato, e se devi spostare da un punto all'altro hai un raggio di 50 metri. Se vuoi spostare da un punto, se tu sei al centro e vuoi raggiungere un punto all'altro, tocca fare 50 metri. E se un nemico ti attacca da un lato, hai 100 metri da difendere. Un cerchio è molto più piccolo. Ha un cerchio di 400 metri quadrati, aveva qualcosa come 200 metri circa di perimetro, quindi è metà del perimetro da difendere, e hai 50 metri da percorrere da un punto all'altro. L'idea è quella di massimizzare. In caso di combattimento voglio avere più soldati liberi possibile. Slide successiva. E che le mie bellissime mappe della mia tesi laurea, fatte in Paint, il massimo della tecnologia. Qui si può vedere bene un po' il ragionamento e le posizioni. La figura 1 in alto, riconoscibile, se in Britannia, è il Vallo Madriano. Allora, qui tutte quante le truppe sono principalmente truppe ausiliarie. Se non magari in fasi iniziali non abbiamo legioni. Il motivo è semplicemente per il fatto che gli scozzesi, che non me ne vogliono gli scozzesi, non sono una minaccia. Sono pochi, di densità molto bassa, non ti serve una legione.
Cioè, teniamo conto che una legione, gli stipendi legionari sono più alti anche. Lì semplicemente ti bastano una serie di truppe ausiliari, corte ausiliarie, messe lungo il confine. Il confine che segue il possibile anche i fiumi, se segue della mappa. Il Valdoriano cerca il possibile di seguire i fiumi proprio per massimizzare la difesa. Viene creata anche una strada per collegare gran parte del fronte. Ci sono anche alcuni forti legionari in territorio scozzese. Questi sono corti migliarie, col doppio di soldati. Sono lì come avanguardia per controllare la regione. Qui il vallum è in pietra, caso unico, di nuovo lo fanno in legno o in fango. Qui semplicemente, come in altri casi, non serve per la difesa, perché lo puoi sfondare tranquillamente, non è un problema. Serve per rallentare proprio eventuali saccheggiatori e bloccare contrabbandieri. Più in basso abbiamo una mappa invece dell'Imes Renano, la parte superiore. Qui vediamo che abbiamo delle legioni, ne abbiamo una a Novimagus, no, torniamo indietro, mappa di prima. Scusami. In basso a sinistra. Abbiamo una legione a Novimagus, un'altra a Vetera, che era il punto in cui c'era la flotta renana originalmente, un'altra a Novesium, un'altra a Bonna. Ci sono qualcosa come una legione ogni 40 km. Teniamo conto che 40 km è il tempo che fa una legione in un giorno. Quindi ogni campamento legionario è a un giorno di marcia di distanza da un'altra legione. Marcia normale, quindi stiamo parlando di 8 ore di marcia con pause regolari di 10 minuti circa. Marcia forzata sono 50 km, si riduce a 30 se fai una marcia normale su terreno accidentato. L'unica eccezione è la zona dell'Olanda. Lì non ci sono legioni, solamente truppe ausiliarie, per il fatto che a parte i Batavi non ci sono minacce. La zona è paludosa, ha il vantaggio delle paludi, il vantaggio del fiume che è più spesso, la flotta renana. I Batavi, dalla rivolta Batavi in poi contro Claudio, non sono più una minaccia, sono calmati. Lì non ti servono tante truppe. Però noi abbiamo proprio la flotta renana. La flotta renana qui in origine era più nord, che quello che fanno i romani è tagliare un canale in Olanda. Si viene chiamata Flossa Drusiana. È un canale artificiale per collegare l'Olanda all'Ijsselmeer, che è l'Ijsselmeer è quella specie di golfo che tu vedi in Olanda. Se tu guardi una mappa dell'Olanda, tu vedi una specie di golfo che è chiuso da una diga, che si chiama Ijsselmeer, o Lago Flevo dai Romani, che in realtà è più una palude. Hanno questo un canale per collegarsi a questa palude per poi arrivare più velocemente in Germania. Ora che però con Tiberio le truppe si ritirano, non serve più per supportare le truppe in Germania, la flotta viene spostata più in basso a Colonia e si specializza nel trasporto. La figura 3, che è a destra qua, è l'Imes, quello rettico più in basso. Anche qui non abbiamo legioni, ne abbiamo una a Vindobona, una ad Argentorate, sempre sul Reno. E già qui si può vedere una cosa un po' particolare. C'è una specie di cuneo. La strada fa il giro largo, scende giù, e poi torna su. Il motivo è per il fatto che il piano originario è quello di usare il Re del Danubio per difesa. Che sì, i romani usano dei valli in legno, in fango, in pietra per bloccare eventuali nemici, però un fiume è sempre meglio. Il fiume è gratis, rallenta saccheggiatori e eserciti nemici, cioè un tempo per attraversare un fiume, lo puoi proteggere con la flotta, quindi lo cerchi il più possibile di controllare i fiumi. Il problema è che in questo caso, nel punto di connessione tra Reno e Danubio,
ti tocca fare poi il giro largo e così passa alla slide successiva. Da Claudio a Marco Aurelio, i Romani cercano di conquistare la zona centrale in modo da ridurre il peso logistico. Qui lo si può vedere molto bene. C'è una strada che viene creata per collegare Irne al Danubio, fa risparmiare qualche giorno di marcia, rende il confine più basso, più corto. C'è anche un risparmio di legioni. Prima c'erano 2 legioni, una ad Argentoratum, che bene o male vicino a Strasburgo, e poi c'è una legione più in basso, a Vindobona, che bene o male in Svizzera. La legione di Vindobona scompare, non serve più perché il fronte è più leggero. E nella figura 4 e 5 si possono vedere c'è una tonnellata di piccoli fortini, un sacco di X, tutte quante all'interno. Nella figura 4 sono più sul lato occidentale, nella figura 5 comincia ad essere anche nella parte più orientale, perché c'è questa idea di collegare 2 fiumi. Queste unità sono per la stragrande maggioranza numeri. Il famoso numerus, che noi non sappiamo cosa sia, che viene menzionato in truppa irregolare, la maggioranza sono concentrate qua. Non sappiamo il perché. È un'ipotesi che queste fortezze qua siano fortezze molto piccole, siano magari postazioni di rifornimento, di sorveglianza, quindi avevano magari 100, 200, 300 uomini, quindi non ci mettono a corte ausiliarie per quello. Un'altra possibilità è che di popolazioni locali. Questi sono popoli barbarici germanici che erano fedeli a Roma, che erano ben lieti di essere protetti anche da Roma, e quindi questi numeri qua sono semplici truppe barbare germaniche locali che vengono reclutate a Roma per questi piccoli fortini qua in zona, per risparmio di truppe. Nella figura 6 c'è il limes del Norico, che segue il Danubio. Allora, l'Alto Danubio, che è la zona di Germania, Svizzera, Ungheria, è difesa a meno diversa dal Reno. Nel Reno tu hai qualcosa come una legione ogni 40 chilometri. Il Reno in realtà è il fronte più calmo, in realtà gli attacchi sono principalmente verso il Danubio, però anche quello più pericoloso, più da difendere. Ci sono meno attacchi, il fronte è più corto, però dietro c'è la Gallia, è quello che devi proteggere. La Gallia, dal secondo secolo in poi, è uno dei centri economici più importanti dell'impero, la vuoi difendere. La zona del Danubio, ma se qualcuno sfonda là in zona, ci sono le Prealpi. Dopo le Prealpi hai le Alpi, non è una zona dove se qualcuno entra, fa un saccheggio, te ne frega qualche cosa. Lì le unità sono messe più a distanza di 80 km. Le legioni hanno bisogno di tipo per aiutarsi di loro. In compenso c'è la tendenza a potenziare la cavalleria. La maggior parte delle unità di cavalleria sono in questa zona, per cui serve l'intervento più rapido. Sono una legione di 80 km, l'unica eccezione sono in alcune zone che sono paludose. Se ci sono zone che sono paludose, che rallentano pesantemente l'avanzata, loro non mettono legioni. Il principio per il fatto è che soldi, ti servono soldati e tanti, e i legionari costano anche di più. Quindi se posso risparmiare, non mettere una legione, cioè, ok, devo mettere una legione tra ogni 80 km, ma qui c'è una zona paludosa che non si può attraversare facilmente. Sì, magari la legione la sposto, lì la legione ogni 80 km non la metto. A zona della Rezia non vale nulla, ci sono poche città. Magari le truppe del luogo che sanno comportarsi meglio in quelle zone paludose. Esatto, ci metto qualche truppa ausiliare, ci metto la flotta, le legioni che la informazione pesante non la metto. Cioè, tanto è difficile che un esercito pesante nemico sfondi proprio nelle paludi. Esatto. Presidio, controllo, poi casomai l'affronterò quando usciranno dalle paludi.
Cioè, fare una esatto. battaglia E campale in po quei posti. e poi comunque questo esercito romano dei primi secoli è ancora un esercito offensivo. Sì, io metto truppe lungo il confine per bloccare il nemico, però la strategia principale occorresse guerra, attacco. Tu mi attacchi, ti respingo, poi sfonda il nemico. Le truppe sono messe sul confine sia per sorveglianza, perché non so dove mi attaccherai, ma sia anche per attacco. Perché se c'è una battaglia, se c'è una guerra, io ho già le truppe dislocate lungo il confine e poi questo punto è facente entra il nemico e poi li faccio convergere in un punto. Anziché avere i soldati concentrati in un punto solo e poi in caso di guerra comincia a dividerli in distaccamenti e poi fare la manovra tenaglia, ce l'ho già dislocato lungo tutto quanto il confine in cui posso poi convergere. C'è anche il fatto anche queste fortezze qua servono anche per chiudere la ritirata. Che se tu sfondi in un punto è una fortezza, ci perdi comunque tempo ad assediarla e se tu la ignori, beh, ti chiude la via di fuga. Questo è un principio che userà la Francia nel XVI secolo, nel 1700, il sistema difensivo Vauban, che è una serie di fortezze lungo il confine che sono lì tantissime, numerose, ma molto piccole, che non sono lì per bloccare il nemico. C'è il Belgio, si non è che il Belgio deve da saccheggiare il territorio francese. Se senti che il Belgio appartiene all'impero austro-ungarico, se c'è un attacco da lì, o perdi tempo a attaccare una mia fortezza e ho tutto il tempo di concentrare le truppe, o entri e ti chiudo le vie di rifornimento e mentre mi attacchi il territorio, queste piccole fortezze, i soldati si riuniscono in un punto e attaccano le spalle. Quindi c'è un certo principio anche offensivo. Poi più tardi, dal terzo secolo in poi, si chiama difesa più in profondità, si chiamano unità più in profondità per rinforzare il fronte dove serve. Qui però non c'è ancora per il semplice fatto che i romani sono ancora in vantaggio e quindi se c'è una guerra, beh, io non mica aspetto di stare in profondità a difendermi, io entro nel tuo territorio e ti attacco. Slide successiva. Subito, un secondo che StreamYard... E qui possiamo vedere un po' la differenza. Qui abbiamo il limes pannonico, qui le arti stradali, anche qui segue il fiume, ma vediamo anche strade più verso l'entroterra. E anche qui i fiumi sono usati molto per rifornimento. Abbiamo la Sava e la Drava, che sono usate sempre le strade per rifornimento dei topi di confine. Abbiamo sempre numerosi truppe ausiliarie. L'X sono le truppe ausiliari, i cerchi sono le truppe sempre legionarie. Anche qui segue il suo ragionamento. C'è un forte legionario ogni 80 km. L'unica eccezione è la parte in cui il Danubio scende verso sud, con questa linea qua verticale. Lì non ce ne sono per il semplice fatto che c'è l'Ungheria, a ovest c'è la Pannonica romana, a est c'è la Dacia che è romana, non ci metto una legione là tanto per difendermi, chiunque sta nel mezzo là è schierato sui lati. Lì non oseranno attaccare. Quindi non mi serve una legione là per spese inutili. Stesso vale per il Basso Danubio, dove il fiume è più lungo. Qui le legioni aumentano. L'unico punto è che non c'è una legione sono i Carpazi, perché sono le montagne. Anche qui c'è una difesa che segue questo ragionamento. Ogni tot chilometri c'è un 80 km c'è una legione, molte truppe ausiliarie, tende a usare il fiume come difesa. La differenza è che da un lato la Dacia romana, quindi è uno sto cuscinetto, e dall'altro il problema è il punto della foce del Danubio, tu questa appendice che deve essere difesa. La zona è molto paludosa, quindi facilmente difendibile, e lì la difesa è principalmente dalla flotta. Ci sono poche truppe ausiliarie, principalmente ci lascio le navi a fare il mestiere. Qui la mappa a destra è diversa, se fatto che io nella mezza di laurea non ho fatto la Dacia,
perché non avevo abbastanza informazioni, quindi la aggiungiamo qua velocemente. La Dacia semplicemente ha un ragionamento simile. Noi vediamo unità ausiliarie che sono messe lungo il confine. Anche qui c'è un vallum, però si tende a seguire il più possibile il fiume a scopo difensivo, e ci sono varie unità ausiliarie che sono più in l'entroterra, che si può vedere bene la mappa. Non tutte le unità ausiliarie sono messe lungo il confine. Ce ne sono alcune in entroterra che siano per difendere la logistica, ma anche andare dove servono. C'è una sola legione, che è a Prolissum, che è nel punto più a nord. Il motivo è semplicemente il fatto che ho legioni che sono comunque lungo il Danubio. Ho rinforzi vicini, io non vado a spendere soldi per una difesa eccessiva. Questo in generale, questo credo che sia l'ultima slide, se non mi sbaglio. Sì, è l'ultima. L'ultima slide. Questa è la strategia difensiva adottata dai Romani lungo tutto quanto il Danubio. Danubio, Reno, Britannia. Ed è una strategia che è molto diversa da quello che si vede in Asia, in Africa. Lì abbiamo dei limes, tranquillamente, fatti in fango con saccheggiatori. Anche lì il ragionamento è lo stesso. Abbiamo legioni ogni tot di chilometri e abbiamo delle unità ausiliarie che sono lungo il confine, sia per saccheggiatori, sorveglianza, logistica, comunicazione, vuoi che le legioni comunicano. La differenza è che la zona dell'Europa è, rispetto alle altre zone, molto più militarizzata. Io ho bisogno di molte più truppe, sono molti più forti ausiliari e sono messi molto più vicini. In parte per bisogno di soldati, più soldati, in parte che i germani hanno detto è una guerra simmetrica, questi non vogliono combattere, fare la grande battaglia, uno sfondare in un punto e saccheggiare. In parte potrebbe essere anche dovuto per motivi di carattere logistico, cioè anziché avere 50.000 soldati in un punto solo, ce ne metto una legione o due in un punto solo e poi li sparpaglio lungo il confine, così anche per motivi logistici. Cioè 50.000 soldati da rifornire sono tanti alla fine. E vuoi che il rifornimento sia locale. Quindi li provo a sparpagliare su un territorio più ampio. Ma il problema di fondo rimane sempre lo stesso. Mi servono tanti soldati e devo massimizzare quello che ho. Fortezze in pietra, il più possibile, che hanno pochi soldati, rinforzi che possono spostarsi velocemente attraverso i fiumi e le strade, più possibile gente in armatura pesante, perché mi serve gente che combatte e mi serve che meno gente possibile muoia, potenziamento della cavalleria e meccanizzazione anche, balestre, balliste, monoballiste. Voglio ogni vantaggio possibile. E inoltre, ultima panoramica, poi chiudiamo, c'è la questione del reclutamento. Una cosa un po' curiosa dei romani è che i romani hanno sempre avuto carenze di soldati. Il punto dei romani è che loro non hanno riserve. Sono sempre stati bravi a vincere le guerre contro un nemico, però ogni volta che vengono attaccati da due nemici contemporaneamente, i parti i germani per esempio, sono stati in crisi. I romani non hanno mai avuto abbastanza truppe per difendere due punti contemporaneamente, avere delle riserve fresche. Non lo sapevo il perché, sinceramente, perché le stime più pessimistiche sono 60 milioni di abitanti, 110 se siamo la metà di laurea magistrale. Inoltre sappiamo che le truppe i romani le reclutano dal luogo. La stragrande dei soldati vengono da Gallia, Danubio e Britannia, più Siria e Nubidia. Grecia, Italia, Spagna danno pochissimi soldati. Ne danno qualcosa nel primo secolo, ma dal secondo poi non danno soldati. Noi non sappiamo il perché,
considerando anche la necessità drastica, il disperato bisogno di soldati, una spiegazione è denaro, soldi. Chi è che vuole andare a combattere? Chi vuole andare dalla Spagna a nord a farsi la sfacchinata, a combattere? Truppe del luogo vogliono difendere la loro terra, conoscono il luogo, hanno anche famiglie in zona, anche molto comodo. Poi, finito il servizio, avere anche terra nel luogo. Questa è una spiegazione. Altra spiegazione è il semplice il fatto che i romani usano anche posizioni germaniche. Qui c'è un mito da sfatare, la gente pensa, è arrivato Diocleziano che comincia a reclutare i barbari, e quando arrivano i barbari la disciplina cala, la fedeltà cala. In realtà l'uso di truppe non romane esiste sin da subito, cioè i romani hanno truppe partiche in Britannia e truppe germaniche in Siria, oltre Numidi, Mesi, Traci, non è che questi fossero romani alla fine. O pensiamo che Crasso a Carra aveva un contingente di mercenari galli, per dire. Esatto, noi pensiamo, ma i germani, sì, ma non è che i Traci fossero veramente più civilizzati. Oh, più che altro l'impero cade, quello occidentale, 2 secoli dopo, quello orientale caderà 1000 anni Esatto. dopo, quindi voglio dire, Ma miseria. ma l'uso di Germania è testato sin dall'inizio in realtà. Ma già Cesare Già Cesare li contro usa, Pompeo usa la cavalleria germanica. Claudio usa truppe germaniche per alcuni territori, di numeri, per esempio, numeri per difendere la zona tra il Danubio e il Reno, tranquillamente. Anche a livello archeologico sappiamo che spesso e volentieri abbiamo i frontalieri. Noi abbiamo ritrovamenti di monete romane in tombe germaniche, principalmente in Germania, qualcosa in Danimarca, quasi zero in Scandinavia, e si sospetta che siano mai soldati romani. Sono soldati germanici che hanno lavorato per Roma e poi sono tornati nella loro patria originaria. Anche negli studi sembra che i germani si spostano, il fronte fosse molto fluido in realtà. Gente si spostava da un punto all'altro del fronte, ma molto di comune, tranquillamente. Abbiamo gente che combatteva per Roma o lavora a Roma e aveva la famiglia in Germania. Quindi non c'era tanto bisogno di usare poi così tanto truppe tranquille italiane e spagnole. Un'altra spiegazione è il concetto di esercito. Noi quando pensiamo ai romani, esercito, le legioni lungo il confine, non tutte le truppe sono quelle che difendono. I pretoriani. I pretoriani sono sia la guardia dell'imperatore, però Quando vogliono. fungono anche da truppe di polizia per la città di Roma. Anche Probabilmente ottimi per fare colpi di stato. anche quello. Probabilmente altre città, altre grandi città avevano anche dei pretoriani anche loro per funzioni di polizia o anche solo difendere le mura in caso di saccheggio. Avevano anche attestate unità tipo in Galazia, nell'entroterra, avevano unità per proteggere le strade dai banditi. I carabinieri, guardia di finanza, ufficialmente fanno parte dell'esercito. Quindi un motivo per cui la Spagna e l'Italia non danno soldati non è che perché i giovani i giovani sfaticati non vogliono andare a combattere per la patria. Questi giovani rimangono in zona a fare truppe militari contro banditi o servizi di polizia locale. Tranquillamente. Quindi è solo un'illusione quello del non avevano abbastanza soldati. Semplicemente soldati servono anche altrove. Per il resto direi, tanto non c'è nient'altro, credo che basti. Grazie mille, sei stato davvero esaustivo, veramente molto interessante questo Sì. viaggio che veramente abbiamo approfondito il perché successivamente con la crisi del terzo, poi nel IV secolo hanno bisogno di una difesa più una difesa scusate più in profondità. Abbiamo visto proprio i soldati ammassati bene o male sul limes, quindi nel tardo antico vediamo un'evoluzione di questo, però è giusto soffermarsi per
per capire. In descrizione a questa live troverete tutte quante le fonti che sono state usate per iniziare ad approcciarsi a questo argomento. Poi ripeti anche il tuo libro, poi lo metteremo anche in descrizione, che è nella live Allora, precedente. l'enigma degli indoeuropei dell'Universale. Bene, poi mi mandi il link, lo metteremo e nulla. Grazie ancora, dottor Calabrese, per questa impeccabile live. Ringrazio chi è stato presente per i vari commenti. E nulla, se vuoi aggiungere qualcosa, se no ci salutiamo. No, in particolare, a parte un generale che una cosa che poco si pensa è, noi siamo abituati a parlare di legionari, si parla di cambiamenti militari, poco ci si chiede il ragionamento tipo geopolitico, perché alla fine quello che il cambiamento dovuto è un cambio tipo geopolitico. La situazione politica cambia, gli alleati cambiano, la situazione da affrontare cambia, quindi tutti sanno che c'è un cambiamento nel modo di fare la guerra, poco ci si sofferma sulle motivazioni, ma anche sul ragionamento. Ci sofferma su, adesso le legioni sono sul confine, sì, non è l'esercito repubblicano che poi si ferma sulle legioni. C'è un ragionamento molto più complesso, cioè le priorità sono diverse, la guerra è molto meno, non è solamente soldati, legionari, generali, e anche il ragionamento tipo strategico. Per il resto è interessante fare queste chiacchierate qua. Bene, grazie anche per questo invito alla complessità, che è un po' il fine del mio canale, quindi andare un po' dentro la complessità della storia. Grazie ancora, allora saluto tutti quanti, auguro una buona serata e a presto. A presto!